si sarà capito che dall'intro, diciamo, figa, diciamo, che l'argomento è il blues. Faccio questo video perché, come al solito, quando spiego qualcosa nei corsi, poi faccio un reminder e poi diventa pubblico e ne possono gioire tutti, insomma. Blues. Allora, in realtà la lezione era sulle pentatoniche. Chiaramente l'ambito dove possiamo più divertirci a fare questa cosa e magari capirla meglio è il blues, perché il blues si basa sull'uso delle pentatoniche. Delle pentatoniche, che è un argomento di discussione. Cioè, nel senso che nel blues, specialmente quello moderno, diciamo, quello insomma un po' più, non quello super arcaico, il Mississippi, ma il blues, diciamo, da un po' di tempo a questa parte si usano sostanzialmente due pentatoniche. Allora, diciamo, che cos'è la pentatonica? La pentatonica è, come io scherzosamente dico, è una scala dissossata, cioè da cui è tolta la natura armonica. È una scala maggiore o scala minore, come la volete pensare, però con tolte quelle due note che sono la quarta e la settima in Do maggiore, Fa e Si, che fanno sentire la dominante e che quindi fanno sentire le differenze armoniche. Se io tolgo Fa e Si dalla scala, Do, Re, Mi, Sol, La, Do. Ora questa cosa qua, a parte le acciaccaturine che insomma mi scappano, però vi rendete conto che si può suonare su tutti gli accordi. Cioè, che cosa significa? Che la pentatonica è un oggetto diatonico che non è armonicamente specifico e quindi è di grande uso, è comodo, super musicale, super melodico, e quindi si usa in molti generi musicali, tra cui il blues, il pop, il rock, eccetera, eccetera. Ok? Noi oggi guardiamo questa cosa più sul blues, per avere un terreno dove esplorare queste cose. Allora, che cosa significa? Ora, non voglio fare una dissertazione sulla natura bidimensionale da un punto di vista sia armonico che ritmico del blues, della musica africana, che poi cioè non è questo il concetto. Comunque, prendiamoci il fatto è che in questi ambiti musicali si possono suonare sia la pentatonica maggiore, che è questa qua che abbiamo detto, sia la pentatonica minore, che invece è fatta da prima, terza bemolle, quarta, quinta, settima bemolle pentonica. Ok? Quindi queste sono le due pentatoniche. Ora, al di là, ripeto, dalle speculazioni filosofiche, le origini etnico-musicali, etnomusicologiche, prendiamola, si usano queste cose. Ora, ovviamente, siccome sono oggetti non armonicamente significativi, si possono usare abbastanza liberamente, aiutandosi. Quello che invece dobbiamo assolutamente dire del blues è che il blues è neanche un genere, perché questo fatto genere a me non è che tanto mi convince, però è sicuramente un ambito, un ambiente musicale che nasce da una dimensione vocale, quindi il valore melodico di quello che suoniamo acquista veramente un enorme significato, e ovviamente anche la libertà ritmica. Questo fatto è fondamentale, ok? Se iniziamo a suonare, diciamo, non tanto significa, ok? Allora, la pentatonica è una scala fatta da 5 note, inversione maggiore, inversione minore, che armonicamente è poco specifica, e quindi è possibile suonarla su vari accordi del centronale, su una serie di cose, con una certa libertà ritmica, anzi meglio se ce l'ha, e con una regolamentazione dei passaggi fra questi due ambienti che è fondamentalmente dettata da una logica musicale, quindi percepibile attraverso l'uso e l'esercizio dell'orecchio e della nostra capacità di cantare queste melodie. Ora,
A qualcuno sarà capitato di andare a lezione di jazz, blues, improvvisazione, eccetera, e sarà capitato di sentire parlare di questa scala blues. Io, come insomma sempre dico, ci sono opinioni che io posso rispettare, ma posso anche non condividere. Allora, secondo me la scala blues è un poco un bluff, perché la scala blues fondamentalmente nasce dal fatto di mescolare queste due pentatoniche in un unico oggetto che diventa di poco senso. La cosa figa è passare da maggiore a minore, cioè tenere sempre presente questo fatto che sono due oggetti. Io posso saltare da uno all'altro, ma non sono un unico oggetto, una specie di pappone fatta dalla somma di queste due pentatoniche e tra parentesi anche da quei piccoli cromatismi che ci si possono fare anche nella pentatonica, come si possono fare in tutte le scale. I cromatismi, i famosi approcci cromatici, sono quelle note estranee alla scala che stanno in mezzo ai toni, ok? Ma la pentatonica ha 3 toni, questo, questo e questo, ok? Quindi quelli più usati sono l'approccio cromatico fra seconda e terza e l'approccio cromatico fra quinta e sesta. Ok? Stessa cosa vale per la scala per la pentatonica minore. I 2 più usati sono quelli là fra quarta e quinta della pentatonica minore, che ricordiamoci è questa qua, ok? A volte si passa sentite questi cose, quella approccino cromatico sulla minore, la pentatonica minore, ci sta come ci sta l'approccio cromatico fra seconda e terza della pentatonica maggiore. Ok? Quindi le 2 pentatoniche, gli approccini cromatici che si possono fare in un paio di posti che suonano fighi. Ora, se prendiamo tutte queste note e le mischiamo insieme, le comprimiamo all'interno di un unico oggetto, viene una specie di roba infinita che praticamente sono 10 note, quindi non ve la faccio manco vedere, insomma, la trovate sul libro. Ecco, io su questa cosa della scala blues, diciamo, mi dissento, preferisco pensare con 2 oggetti separati e con il fatto di saltare da qui a là, da qui a là. Ok, prima cosa. Seconda cosa, sembra lo stesso sfortunato che è andato a suonare. Probabilmente gli è capitato di suonare, di provare a improvvisare questo blues su una struttura che chiamano blues, che è di 12 battute, che in realtà è una selva di accordi, che è quel blues bebop, blues jazz, quello di 12 con i turnaround, i diminuì, insomma. Cioè, non che sia sbagliata quella struttura, però è una struttura che è stata elaborata in un secondo momento dai jazzisti degli anni 40-50 per avere più accordi su cui sciorinare tutte le loro capacità improvvisative. Quindi io direi invece, al mio orecchio, a me mi sembra che il fatto fondamentale del blues sia il primo e il quarto grado, quindi do maggiore, do e fa. Siccome siamo impegnati a cercare, no? Esplorare questi 2 oggetti, capire come saltare da uno all'altro, io vi consiglio questa cosa, che è una cosa estremamente, scusate come sempre controllo perché qua ogni tanto qualcosa si ferma, questi 2 oggetti che sono questo do maggiore preso proprio super semplice e questo fa settima preso prima e settima, quindi do quinta e terza e fa settima prima e settima bemolle. Io vi consiglio di usare questa cosa, quindi ridurre al massimo le questioni armoniche, proprio al massimo, e così avere la libertà di esplorare le possibilità melodiche che vi vengono date dal fatto di saltare a destra e a sinistra dalla pentatonica maggiore e minore. Ricordiamoci anche il fatto che è una musica cantabile, una musica che nasce da una impronta nettamente vocale, e quindi vi consiglio anche di cantarla sta roba, così l'orecchio si accende. Se volessimo aggiungere ancora un elemento meraviglioso, sarebbe il fatto di dare una pulsione di ritmo bella, lenta, rilassata,
proviamo. Vedete? Io a volte faccio anche una sola nota, 2 note della pentatonica minore, oppure sto facendo quella minore, faccio 2 note della pentatonica maggiore, tipo, no? Minore, maggiore, oppure maggiore, minore, oppure magari salgo con la maggiore. Ok? Ora magari non sarà neanche così, ma diciamo, non lo so. Cioè tutta, ripeto, la genesi etnomusica, no, non mi interessa. Io cerco sempre di trovare un modo, un accesso comodo, come spesso dico io, potabile, semplice, che ci agevoli nell'esplorazione. Questo in fondo è quello che io cerco di fare con qualsiasi cosa. Io scherzosamente dico a volte, forse perché sono napoletano, i napoletani tutta questa voglia di ammazzarsi di fatica non ce l'hanno, almeno io come napoletano porto questo carattere, diciamo, di sofferenza verso la fatica estrema, e quindi ho cercato sempre delle vie più accessibili, e questa cosa sembra che poi anche con i miei allievi funzioni. Ok? Quindi, riassumendo, 2 pentatoniche, quella maggiore e quella minore, arricchite da un paio di approccini cromatici, le notine in mezzo ai toni, alternare questa cosa, suonare su solo primo e quarto grado e non su 8000 accordi. Ogni tanto, se vi va, giusto per cambiare un po', per dare un po' di cosa, potete aggiungere un turnaround. Immaginate che fate 30 secondi, 40 secondi. Per esempio, no? A un certo punto vi scacciate do maggiore, re 7, e continuate così. Ogni tanto potete inserire, non è necessario, giusto se vi serve per staccare un po', però questi sono gli elementi fondamentali. Vocale, non vi fissate a suonare tippi, ma datevi la libertà al ritmo, datevi la libertà di suonare qualsiasi cosa, cantate e come sempre divertitevi a terremoto. Buona serata e al prossimo video.